Even get to cross. Ed eccoci qui a parlare di nuovo di snowboard, ragazzi. Abbiamo capito come si trovano le tavole, abbiamo capito come si trovano gli attacchi, abbiamo capito come si trovano gli scarponi, abbiamo capito come montare il tutto. Cosa ci manca? Facendo finta che voi abbiate capito tutto e che abbiate preso la tavola e che dobbiate andare in montagna per andare a fare la vostra prima esperienza in snowboard, mi sento il dovere morale di dirvi 5 cose, darvi 5 consigli, cioè 5 cose da non fare se sei alla tua prima esperienza in snowboard. La prima tra tutte è chiedere ad un tuo amico di insegnarti. Questa credo che sia la cosa più sbagliata che si possa fare, perché le montagne sono piene, ma strapiene di gente che ha fatto corsi, ha pagato anche fior di soldi per diventare maestro di snowboard ed è lì apposta per insegnare. Non ha senso risparmiare quei 50, 35, 40 euro di lezione e andare con un vostro amico. E ora vi spiego anche molto bene perché. Io faccio snowboard da 15 anni, di lezione alle spalle ne ho, le competenze ce le ho anche io per insegnare, ma il punto è che un maestro di snowboard vede 1000 persone alla stagione alla quale insegna e nota in te principiante dei movimenti, delle meccaniche che un tuo amico che magari fa snowboard da una stagione più di te non vedrà mai, non noterà mai. Magari hai un ginocchio più piegato dell'altro e il tuo amico non se ne accorge, vai in giro con il busto un pochino troppo spezzato e lui non se ne accorge, vai in giro con le spalle ricurve e il tuo amico non se ne accorge. Un maestro se ne accorge così al volo ed è questo che voi pagate del maestro. Non è che pagate metti le braccia così, guarda di là, vai su e giù. Non è quello il maestro vede i difetti nella vostra postura e se voi incominciate senza prendere lezioni e imparate di conseguenza dei meccanismi sbagliati fin da subito, poi toglierveli una volta che diventerete più bravi sarà difficilissimo. È molto importante che voi cominciate da subito con dei professionisti che vi insegnano come si deve. Non ci sono professionisti più bravi di altri per insegnare a dei principianti. L'importante è che siano dei maestri certificati perché hanno fatto corsi, hanno preso attestati, si sono fatti un mazzo così ed è giusto che voi andiate da loro, perché non è che loro sono stronzi che fanno il corso maestri e poi tu vai a farti insegnare dal tuo amico. Il tuo amico non ha le basi per insegnare, servono le basi. Uno può essere McMorris, ma se non ha le basi per insegnare pure McMorris farebbe fatica, ok? Quindi fondamentale importanza andare da un maestro. La seconda cosa da non fare assolutamente è non usare le protezioni. Io non so perché c'è questo mito che siccome voi che siete le prime armi siete imbranati o andate piano perché non siete capaci, non vi mettete le protezioni, cioè senza casco e addirittura senza paraculo. Ma è una cosa impensabile, è come se, non lo so, uno vuole imparare ad andare in moto e vado in via con lo scooterino, tanto vado piano e vado via senza casco, ma se scivoli e cadi ti fai male anche se vai a 5 all'ora. E non fate l'errore di pensare che la neve è morbida, la neve non è morbida. Se voi andate piano e prendete un controlamine arrivate giù di faccia, il trauma cranico è proprio lì che vi aspetta, poi dopo non vi ricordate nemmeno in che giorno siete nati e non è molto simpatico. Ready? Yep. Shit, let me stand up, maybe. Tell me going down? Sure. You Linz. What? Keep going. Il casco, se siete alla vostra prima esperienza in snowboard, è
obbligatorio, ve lo dovete mettere. Il casco è fondamentale perché contro lamina ne prenderete una cifra e vi serve il casco per attutire la botta, altrimenti ne prendete una, due, tre e poi dopo vi rimbambite e buonanotte, chi si è visto. Altra protezione che io mi sento di consigliare tantissimo è il paraculo, perché sarete spesso in terra con il culo e su e giù e su e giù e su e giù, oppure cadete appoggiati il culo. Insomma, il paraculo è bello imbottito, anche è una cosa che io metterei, anzi io lo metto ancora adesso, quindi immaginatevi voi. Quindi paraculo e casco secondo me obbligatori. Poi se volete esagerare potete mettervi anche il paraschiena. Sinceramente io forse paraschiena potete anche fare a meno, perché un po' vi lega i movimenti, magari all'inizio è meglio essere liberi, però sappiate che se ve lo mettete sicuramente non fa male, le protezioni non sono mai abbastanza. Però non voglio vedere dei principianti che vanno in giro senza casco, perché vi ammozzico la testa, vi ammozzico, ok? La terza cosa da non fare, che però questo è più un consiglio che vi do io per la mia esperienza, è non cadete mai sui polsi. Mi sono ritrovato spessissime volte ad avere amici che venivano da me e mi dicevano: Sbandio, domani è domenica, vado su, ho prenotato il maestro e faccio la mia prima volta in snowboard, hai qualche consiglio? Io rispondo sempre: evitate in tutti i modi di cadere sui polsi. Non fate l'errore di pensare che la neve sia morbida, la neve vi spacca in due, perché è dura, la neve è tirata, i gatti ci passano, la schiacciano, la neve è cemento e la prima cosa che si spezza sono i polsi si spezzano come grissini. Non sapete quanti amici ho visto con i polsi rotti alla prima volta in snowboard, perché è ovvio, no? Ti viene da cadere, la prima cosa che fai metti giù le mani, però è veramente facilissimo spaccarseli. Cercate di cadere sul braccio, sui gomiti, sul culo, anche la faccia è meglio dei polsi. Non cadete sui polsi, perché i polsi veramente vi rovinate l'esperienza, non vi viene più voglia di andare a fare snowboard e vi rovinate un mese e mezzo di inverno perché dovete rimanere con il gesso. I polsi, voi quando cadete fate così e cadete piuttosto di faccia. Oppure io mi sono abituato a cadere così sulla neve, cioè appoggio con tutto l'avambraccio, ma neanche questo vi consiglio di fare. È molto meglio cadere sul braccio oppure sui gomiti o ginocchia o culo, ma mai i polsi, mai i polsi. Il quarto consiglio può sembrarvi un po' ipocrita, ma è non guardare i video su YouTube. No, non guardare i video su YouTube, è non guardare i video tutorial che ti insegnano ad andare in snowboard su YouTube, perché è come non ha senso, non ha veramente senso. Un conto sono video come i miei che io vi do dei consigli su come approcciarvi al mondo della montagna, ma un conto è uno che ti dice devi mettere i piedi così, le braccia così e la faccia così. Cioè Snowboard Addiction, per dirne una, non lo potete guardare se siete mai andati sullo snowboard, perché non vi insegna niente, l'unica cosa che vi insegna è una persona che vi guarda e vi dice: guarda, tu fai così così colà, e invece di fare così così colà devi metterti in quest'altra posizione. Quello è insegnare, perché anche se io vi dico aprite le braccia, guardate dove andate e tenete la lamina sempre verso la montagna, grazie a cazzo, non ci vuole un genio per dirlo, però al lato pratico non vi insegna, capite? Non affidatevi ai tutorial su YouTube, piuttosto potete approfondire magari una volta che avete imparato e capito, perché se non ti vedo, se non vedo cosa fai e non vedo magari dove sbagli, cioè io posso raccontartela anche 20 volte la teoria, ma devo vedere come tu la metti in pratica e migliorarti la pratica, capite? Quindi dimenticatevi tutorial YouTube, Snowboard Addiction e tutte quelle cose, però i miei video invece sì, guardateli perché i miei sono utili. E la quinta cosa da non fare se sei un principiante in snowboard è arrivare alla mattina con il maestro lì che ti aspetta così e non sapere se sei goofy o regular,
Per chi non sapesse cosa vuol dire goofy o regular, goofy è destro avanti, regular è sinistro avanti. Perdete del tempo prezioso nel quale potreste invece imparare. Se voi invece arrivate già la mattina e dite al maestro io sono goofy, però non sono mai andato, e il maestro già è più avvantaggiato sia lui nell'insegnare a voi ma anche voi nell'apprendere, perché sapete già da dove cominciare, mentre invece se non lo sapete dovete perdere un po' di tempo a capire qual è il vostro piede, vi fanno andare prima un po' giù di qua, poi un po' giù di là, insomma non lo consiglio. È meglio che arrivate la mattina già consapevoli di goofy o regular. Però voi mi chiederete: Spandio, ho capito, ma come faccio io a saperlo se non sono mai andato in snowboard? Va bene, arrivo qua io. Qua ci sono i metodi della nonna più disparati. I due più comuni sono: o vi fate spingere da dietro da qualcuno e il primo piede che voi mettete davanti per stare in piedi è effettivamente il piede vostro, cioè il piede anteriore, quindi se è il sinistro siete regular, se è il destro siete goofy. Oppure, cosa più semplice del mondo, prendete uno skateboard, ci andate su, date una piantata, ve ne accorgete subito. Ok, io per esempio sono goofy, però tantissimissima gente è regular, non c'è un motivo. È come dire, uno gli piace la E e all'altro gli piace il E, non c'è un motivo. Quindi il metodo più facile da utilizzare è quello dello skateboard. Voi salite sullo skateboard e ve ne accorgete subito, arrivate là la mattina, gli dite maestro sono goofy e lui dice ok andiamo di destra avanti, vi insegna e alla fine giornata siete Shaun White. Quindi nada, queste sono le 5 cose da non fare se sei un principiante in snowboard. Spero davvero che lo veda più gente possibile questo video, perché è una cosa molto utile, io credo, perché tantissima gente queste cose non le sa e non le fa, e secondo me sono importantissime. Quindi per favore, se avete voglia, condividetevelo anche voi. Io vi ringrazio per aver visto questo video, spero anche che sia stato utile. Se avete delle domande o qualsiasi cosa scrivetemelo nei commenti, che io vi rispondo sempre a tutti. Iscrivetevi, attivate la campanellina e non fate mai queste 5 cose. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao raga!